Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere le punte autofilettanti della Parkside. Sono delle punte di trapano con codola esagonale che servono per poter praticare un foro e contemporaneamente realizzare una filettatura. Le ho comprate questa mattina, 19 ottobre 2023, a 12,99 €. Ho intenzione di fare un test per vedere come si comportano. Loro lo chiamano set maschi combinati, 7 pezzi tra cui 6 punte e un porta inserti all'interno di questa simpatica confezione, quindi mettiamole sul bancone e guardiamole. E allora, sul piano di lavoro quindi abbiamo tutto quello che ci serve, uno scatolato con uno spessore di 2 mm, poi abbiamo questa dima che ho inciso con l'incisore laser, inciso e tagliato, e mi serve per vedere il diametro delle viti, e anche la lunghezza, ma in questo caso a noi interessa solo il diametro, quindi da M3 a M10, perché questo set contiene delle punte di trapano che hanno questo tipo di filettatura. Quindi tagliamo la fascetta, apriamo la confezione, si fa scorrere questa parte e all'interno troviamo tutto quello che ci serve, quindi un porta inserti con il classico innesto esagonale, devo dire che sono incastrati per bene. Ok, sono incastrati per sempre, ma guardiamo comunque le punte. Codola esagonale da 1/4 di pollice, quindi la punta che serve sia per praticare il foro, e poi da questa parte abbiamo la parte che eseguirà la filettatura. A colpo d'occhio mi sembrano fatte molto bene. Poi nel codolo, se riesco a mettere a fuoco, voglio farvi vedere pure che abbiamo riportata la misura, quindi M3 per 0,50, e così in tutte le varie punte, in tutti gli inserti sul codolo avremo il riferimento, in questo caso M10 per 1,50. Allora mettiamole subito alla prova, togliamo i vari inserti dalla confezione che effettivamente sono incastrati molto bene, quindi non si tirano con facilità. Proviamo ad estrarre anche questo. Ok, diciamo che su questo si sono impegnati, li hanno incastrati davvero molto bene, e per utilizzare queste punte è necessario far ruotare l'avvitatore ad una bassa velocità. Allora, spero che così riusciate a vedere bene. Scusate tutti questi rumori ambientali che si sentono, non sto utilizzando il microfono perché sto usando un dispositivo nuovo e ancora non sono attrezzato. Partiremo dalla M3. Innanzitutto ovviamente bisogna utilizzare olio da taglio, o anche VD40 va bene, quindi la parte iniziale potete farla anche ad una velocità più alta, ma quando farete la filettatura bisogna andare con dolcezza, quindi senza esagerare. Metto olio da taglio, se vi interessano queste boccettine vi lascerò il link perché possono servirvi per dosare bene appunto olio e altri prodotti. Ok, a questo punto, anzi un altro dettaglio, utilizzate anche la frizione come avete visto, perché arrivando alla filettatura in questo modo l'avvitatore smetterà di ruotare e vi dà la possibilità di gestire per bene la forza. Quindi aumento la coppia, aumento ovviamente anche la frizione, aggiungo un poco di olio da taglio sto utilizzando un avvitatore che non ha il mandrino che mantenga la punta sulla sede, quindi ovviamente si è staccato. Adesso lo rimuovo. Ok, quindi pulisco perché ci saranno un po' di limatura. Ok, e proviamo ad avvitare la prima vita, quindi una M3. Vediamo come si avvita. Ok, abbiamo solo 2 mm, quindi c'è un po' di gioco, però qualcosa è andato storto. Quindi potrebbe essere colpa mia. Riproviamo, vediamo a fianco. Ovviamente non vi farò tutta la spiegazione di nuovo. Allora, c'è qualcosa su questa M3 che non mi convince. Vedete? Vabbè, vediamo adesso con M4. Proviamo adesso ad avvitare una vite M4. Con la M4 va bene, decisamente molto meglio rispetto a quella di poco fa. Ha fatto presa, si avvita perfettamente e non ha giochi. Ok. M3 è un tipo di passo che si utilizza raramente, diciamo, forse per le stampanti 3D eccetera, e anche avvitando tiene e tiene bene. Ok, quindi questa lasciamola nella sua sede e passiamo alla punta successiva. Si avvita perfettamente, non ha praticamente giochi.
e si stringe bene, ma voglio stringere un po' di più. Ok, quindi si avvitano perfettamente. Adesso passo alle misure successive, non ve le commenterò, vedrete direttamente il lavoro con alcune parti accelerate e altre invece in tempo reale. Ovviamente con le punte più grandi andate anche più lentamente. Passiamo a una M8, anche questa si avvita benissimo, e l'ultima M10. Ok, ovviamente il mandrino va a sbattere sulla morsa, quindi devo limitarmi. Secondo me comunque i tipi di punte che utilizzerete di più, che si utilizzano nel nostro ambito hobbistico, sono da M5 a M8, non di più. Comunque sì, funziona, si avvita bene, forse avrei dovuto far andare la punta fino in fondo, mi sono fermato perché il mandrino sbatteva, però riusciamo ad avvitare bene, quindi proviamo a fare la stessa prova da quest'altra parte, sempre senza commentare, tanto le cose più importanti ve le ho dette, perché si sta avvitando ma fa un po' di resistenza. Ok, decisamente meglio, quindi in questo caso abbiamo una filettatura eseguita bene. Va bene, voglio solo fare una prova con delle punte di un'altra marca, della Temu. Voglio vedere se queste, comunque essendo sempre di produzione cinese, vanno meglio rispetto a quella della Parkside, perché la M3 non mi è piaciuta, è l'unica che non mi è piaciuta, ripeto, è la meno utilizzata, però vediamo se con queste riusciamo ad avere il risultato migliore. Sicuramente già come vedete si crea il truciolo, quindi è migliore. La punta è andata bene, vediamo adesso come si avvita però questa vite M3 e devo dire non è assolutamente paragonabile a quella che abbiamo eseguito con la Parkside, quindi se vi interessa una recensione anche di quelle della Temu fatemelo sapere. Guardate, si avvita benissimo, un minimo di gioco perché il foro è piccolo e anche la parete abbiamo solo 2 mm, però si avvita perfettamente. Se vado ancora avanti infatti si blocca perché va a sbattere contro questa, però è riuscito a lavorare molto bene. Ok, e allora guardiamo quindi il risultato. Fate attenzione, non fate come me perché non sto utilizzando i guanti, ma dovreste utilizzare i guanti perché questi trucioli di metallo potrebbero ferirvi. Comunque qua abbiamo i fori praticati con la punta M3 della Parkside che non mi è piaciuta. Io ipotizzo che la parte tagliente sia un pochettino più larga della parte filettata, non riusciamo ad avere un buon risultato. Questo per quanto riguarda solo la M3. Tutte le altre hanno funzionato benissimo, si sono avvitate tutte le viti a perfezione, hanno una buona tenuta, ovviamente per quello che permette il materiale, e invece quella della Temu non me l'aspettavo perché si avvita perfettamente e ha un'ottima tenuta, non slitta, quindi fa quello che deve fare. Ha avuto un effetto migliore per quanto riguarda il taglio del metallo perché si formavano i trucioli che con questa della Parkside invece non si sono formati, quindi non ha una filatura ottima. Però ripeto, questo tipo di punta non si utilizza molto frequentemente. Io ipotizzo che tra M5, M6 e qualche M8 saranno le punte che utilizzerete di più, quindi per ripristinare qualche filettatura in un foro già esistente, per esempio se io questo M3 volessi trasformarlo in M4, potete prendere l'inserto della misura più grande, allargare il foro e rifilettarlo. E allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile per capire come funzionano queste punte e valutare eventualmente l'acquisto. Se vi interessa anche il file per potervi incidere questa dima per misurare i diametri e le lunghezze, esiste anche in realtà per la stampante 3D. Se riesco a recuperare il file perché sono dei lavori vecchi che ho fatto più di un anno fa, eventualmente ve lo lascerò giù nel link del primo commento e nella descrizione. Vi lascerò anche dei link per poter comprare altre punte di trapano. Tra l'altro ne ho recensito almeno un 4 anni fa altre punte che ancora utilizzo con soddisfazione.
e vi lascerò il link anche di quelle se volete comprarle, e anche quelle della Temu, anzi se volete per quelle della Temu potrei farvi pure una recensione, fatemi sapere. Intanto oggi abbiamo parlato di queste e potete valutare voi se acquistarle o meno in base a quello che avete visto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella qua sulla mia sinistra e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!